Possiamo dire che è davvero un ritorno gradito quello delle carene integrali che vestono motori non a 4 cilindri e non con potenza da 200 cavalli in su. La voglia di sportività in questi anni non si è affatto sopita, anche se altre categorie hanno fatto decisamente la voce grossa come le Maxi Enduro. Ma Suzuki, e come del resto stanno facendo anche altri marchi, ha utilizzato una piattaforma di successo e che piace, vedi la V-Strom 800 e la GSX 8S, entrambe vincitrici delle nostre comparative 2023 e se non le avete viste ovviamente andate a cercare sul nostro canale YouTube, e ha dato vita alla sua media sportiva, la GSX 8R. Pochi dettagli e la Naked si è trasformata in una signora dal vestito lungo. Carena integrale e semimanubri in alluminio, stesso motore bicilindrico parallelo da 776 cm3, 83 cavalli, 78 Nm di coppia, 205 kg il peso e 810 mm di altezza d'ascella. Questi i primi dati, cui aggiungere che i semimanubri sostituiscono il singolo elemento e cambiano di fatto la posizione in sella. È il momento di partire, ma seguiteci fino alla fine del video perché anche questa volta risponderò alle vostre domande, tante che ci avete inviato nei giorni scorsi dopo averne parlato in studio con il nostro Stefano Cordara. E allora partiamo con la prova della Suzuki GSX 8R e ricordatevi che poi andremo anche a girare un po' in pista per capire effettivamente se i vari cambiamenti, tra cui le sospensioni Showa al posto delle Kayaba, fanno la differenza. A dopo! Vi mostro cosa si trova salendo in moto a livello di strumentazione e di comandi principali. Tutto quello che abbiamo già visto sulla V-Strom 800 e naturalmente sulla GSX 8S lo troviamo anche qua. Gestione ovviamente contagiri digitale, due indicatori del consumo medio, 6,2 litri per 100 km perché abbiamo spinto abbondantemente contro i 23,5 km con 1 litro dichiarati, traction control che lampeggia nel momento in cui iniziamo a spingere forte e i due indicatori più importanti che sono quello del traction control e delle mappature scelte. Per sceglierlo è molto semplice, si seleziona mode, si può disattivare, come vedete è un rapido movimento, lo si può fare guidando, basta chiudere il gas ed entra in funzione. Mappatura A, quella più aggressiva, mappatura B, quella secondo me a mio avviso più interessante nell'utilizzo e non ultimo mappatura C, quella un po' più confortevole. Come vi dicevo prima non è più necessario tirare la leva della frizione per partire, ma basta semplicemente, vi mostro anche quali sono i dati accessori che vengono dal conteggio l'odometro che indica i chilometri percorsi parziali, temperatura dei liquidi, ovviamente anche consumi medi, e in questo caso è apparsa anche l'autonomia residua. Mi sarebbe piaciuto in tutta questa strumentazione avere anche un indicatore della temperatura dell'aria. Detto questo, quindi singolo bottone, vi faccio sentire anche il motore. Parliamo di ciclistica e tentiamo di capire se diverse sospensioni, un manubrio che genera un carico diverso sull'anteriore, possono cambiare la dinamica di guida. Intanto andiamo con ordine, dicendo che le quote vitali non cambiano di 1 millimetro. Telaio, forcellone e interasse rimangono identici al pari dell'impianto frenante. 2 dischi da 310 mm con pinze Nissin a 4 pistoni con attacco radiale. Per chi non conoscesse la sorella da cui deriva, si parla di un telaio in tubi d'acciaio, forcellone e telaietto Regisella in alluminio, interasse da 1465 mm, bello lungo, per garantire di sicuro stabilità in percorrenza di curva. Ma a sostituire forcella e monoammortizzatore della Kayaba arriva Showa con una nuova forcella SFF, Big Piston e mono, sempre regolabile nel precarico. Per capire come funziona la GSX 8R, i tecnici di Suzuki ci hanno portato alla scoperta del territorio nella zona di Siviglia. Qui siamo nel circuito di Monteblanco, dove poi nel pomeriggio faremo 3 sessioni di pista per entrare nel merito di quelle che sono le scelte tecniche adottate sulla 8R. Tante similitudini con la sorella nuda, però sicuramente qua è valorizzato il piacere della guida veloce,
complice, vado in ordine dalla ruota anteriore per arrivare poi nella parte posteriore, partendo dal cupolino, un cupolino che protegge bene, 130 km/h, condizioni in cui l'aria passa proprio accarezzando sopra il casco e va oltre, quindi una protezione, benché sia tutto sommato abbastanza ridotta la sezione della parte trasparente, ma protegge in modo più che dignitoso. Esiste ovviamente un cupolino accessorio un po' più rialzato per i viaggi. Posizione, vado proprio con ordine, ritrovo la stessa triangolazione delle gambe, per me forse un pochino ridotta, vorrei capire se esiste una sella magari un pochino più alta per aprire leggermente l'angolo delle ginocchia, però a 810 mm da terra si tocca davvero bene con entrambi i piedi. Posizione del busto leggermente avanzata, va a intercettare i due semimanubri che ti portano a stare leggermente più carico in avanti e quindi avere un feeling migliore durante la guida. Come si comporta? Beh, dinamicamente l'interesse lungo, lo stesso della sorella nuda, garantisce una buona stabilità, è piacevole da usare, non perde in velocità in ingresso curva, anzi è molto stabile anche nella percorrenza, complice una buona taratura delle sospensioni. Cosa mi piace del comparto sospensioni della Showa? Big piston all'anteriore, Showa al posteriore regolabile nel precarico. Mi piace molto la taratura del monoammortizzatore perché è molto confortevole. Già da soli ci si accorge della qualità ovviamente della taratura scelta, va leggermente in difficoltà quando ci sono tante microasperità, non riesce a copiarle perfettamente, ma in generale sui continui cambi di asfalto, i movimenti, devo dire che da quel punto di vista lavora piuttosto bene. Tema, forcella Big Piston rimane sempre un po' alta, cosa che riscontro sempre in questa tecnologia che è tipica di Showa, non rapidissima nell'ingresso in curva, però se accompagnata magari con un pochino di freno in mano che gli dà una mano quindi a entrare a caricarsi leggermente, poi a livello di percorrenza mi sono trovato davvero molto bene. Funziona meglio sul veloce che non alle basse velocità, quindi c'è un po' uno strano punto di equilibrio tra anteriore e posteriore. Impianto frenante 310 mm, doppio disco anteriore con pinza Nissin, una frenata morbida, intuitiva, mai aggressiva, eppure pronta dopo la prima parte di corsa della leva che è piuttosto morbida, che attacca delicatamente sui dischi senza esagerare. Non mi dispiace neanche il comportamento del disco posteriore, lo uso molto su strada e per correggere la percorrenza di curve anche a raggio variabile, effettivamente il freno posteriore dà un bel contributo che ti fa chiudere correttamente la curva. In generale posso dire con piacere che dal punto di vista ciclistico con la GSX 8R portano avanti un discorso introdotto appunto con la sorella Naked, equilibrata, facile, intuitiva. Anche i pneumatici di primo equipaggiamento in queste condizioni, quindi con una potenza non sproporzionata e condizioni asfalto buone, si sono rivelati all'altezza di questa prima presa di contatto e vi garantisco che a volte abbiamo ecceduto un filo con il limite di velocità, ma di poco, proseguiamo, a più tardi. Dati alla mano siamo certi di ritrovare le stesse sensazioni provate con la 8S. Motore bicilindrico equilibrato da 83 cavalli e 776 cm3, grazie anche ai due bilancieri posizionati a 90 gradi rispetto all'albero motore ed equidistanti, le vibrazioni sono davvero poche e, come indicato in cartella stampa, è completo dal punto di vista elettronico. Mi riferisco ai tre Riding Mode A, B e C, pensati per avere tre caratteri chiari. Il primo, Active, è pronto alla risposta del gas, vedi anche la sgambettata in pista che faremo oggi. B, Basic, che mantiene la stessa potenza del primo ma per un uso più a 360 gradi. E Comfort, che si accompagnano al traction control sempre su 3 livelli. 1, il meno invasivo, fino a 3, molto prudente, con la possibilità però, ricordatevi, di disattivarlo.
Poi c'è il Quick Shifter che permette di azionare il cambio senza frizione, sia in salita sia in scalata. La frizione ha comunque il sistema antisaltellamento e il Low RPM Assist, ovvero una funzione che gestisce elettronicamente l'erogazione della potenza ai regimi più bassi, rendendo facile la gestione della guida a bassa velocità. I consumi dichiarati sono 23,8 km con 1 litro e la capacità del serbatoio è di 14 litri. Motore che ha un bellissimo comportamento ai bassi regimi. Faccio l'esempio pratico nel traffico cittadino, terza marcia, 30 all'ora, 2000 giri, sottocopia e si muove senza problemi. Tra l'altro ha proprio un sistema dichiarato da Suzuki che permette di gestire la coppia a bassa velocità ed effettivamente funziona molto bene. Si accende questo motore quando è in folle, ovviamente, senza più aver bisogno di tirare la frizione, basta un colpetto leggero sul pulsante rosso e la moto parte. La segnalo, ci tengono molto anche a questa indicazione. Tema velocità: a 130 km/h in sesta marcia il motore gira a 5500 giri, insomma abbiamo in questo modo fatto capire quali sono i potenziali di questo motore. Com'è il bicilindrico di Suzuki? Ha un buon comportamento in medi regimi, quando inizia ad accelerare e a salire verso i 5, 6, 7.000 giri, accetta volentieri le marce, nel senso che soprattutto se nella guida veloce è il range in cui questo motore dà il meglio di sé. Non è un bicilindrico, non è un motore che ha piacere di insistere tanto nella zona alta del contagiri. Dopo gli 8.000 giri sostanzialmente la storia finisce, allunga un po' più in su fino ai 9.000 giri, ma il bello di questo motore nella guida sportiva è dai 5 ai 7.500 giri sostanzialmente. Comportamento del cambio: un cambio col quick shifter che funziona molto bene a salire, morbidissimo, innesti precisi, non sbaglia un colpo. A scendere ogni tanto qualche imperfezione, non è precisissimo come se ci fosse un leggero gradino, ma è veramente pochissima cosa rispetto alla qualità globale del comportamento del cambio, che è veramente un cambio giapponese. L'ho molto apprezzato. Le tre mappature, la C, la Comfort è quella più adatta sicuramente a condizioni di asfalto difficile, molto morbida la risposta, sostanzialmente si può usare in città. Quella che preferisco tra le tre è indubbiamente la B, la Basic, perché ha una risposta dell'acceleratore alla domanda che facciamo quando siamo in piena accelerazione molto morbida, cosa che invece con A viene meno, diventa più aggressiva, quasi fastidiosa, soprattutto ai medi regimi, intorno ai 4.000 giri. Chiaro è che se invece si gira sopra i 5.000 o i 6.000 giri, la A è già ingaggiata a livello di apertura a farfalle, quindi sostanzialmente non dà fastidio. Traction control, 3 livelli. Il più invasivo è il 3, pensato ovviamente per affiancare la mappatura C, quindi in condizioni di asfalto non facile. Provata in un tratto guidato, effettivamente è troppo conservativa, cioè l'apertura del gas è talmente mitigata che si ha un vero e proprio ritardo nel sentire l'accelerazione. Nulla di straordinario, però c'è una bella differenza tra avere un traction control che ti rallenta e uno che proprio ti mette, fra virgolette, i paletti fra le ruote. Secondo me il 2 è quello più coerente, lo si sente, lo si vede lavorare anche in percorrenza di curva, ma non è per niente fastidioso. Se ci sono le condizioni di asfalto perfetto, sicuramente il traction control su 1 è quello che soddisfa le esigenze di chi vuole guidare anche in modo molto sportivo. Sempre in tema di motore, apprezzo il comfort generale offerto anche dalle vibrazioni, pochissime sul manubrio, praticamente inesistenti sulle pedane e sulla sella, e alla sella mi sento di fare veramente una lode, perché ha un livello di comfort molto alto, che ti fa sentire bene anche dopo un pezzo guidato. Abbiamo fatto, come dicevo all'inizio, 150 km di guidato anche muovendoci sulla sella, ma non c'è stato mai un momento in cui abbia sentito qualche disagio. Da questo punto di vista devo dire una moto molto equilibrata. A questo punto arriverà poi il momento della pista, siamo al circuito Monteblanco vicino a Siviglia, toglieranno i pneumatici di primo equipaggiamento, monteranno le Dunlop TT con una mescola decisamente più morbida, per capire come si comporta quando si alza un pochino il livello, e così capiremo anche se le sospensioni come la Showa piuttosto che il monoammortizzatore riusciranno a sostenere il carico dell'esperienza di pista, ben inteso che sono convinto che il 90% della gente questa moto la utilizzerà comunque su strada, ma su strada piaciuta.
Ecco dunque che dopo averla guidata su strada abbiamo indossato tutta in pelle, indossato le Dunlop Sport Smart TT per fare 3 sessioni, ne ho già fatte due che mi hanno dato la possibilità già di capire come si comporta in pista la GSX 8R. Sostanzialmente confermo le sensazioni provate sull'uso stradale, molto stabile, molto neutra, una piacevole frenata, morbida, non eccessivamente aggressiva, un buon controllo anche del freno posteriore e anche il motore torna ad essere quello che avevamo visto sostanzialmente su strada, cioè un buon tiro ai medi, non è appassionatissimo dei giri più alti, anche perché la curva di coppia e di potenza dopo gli 8000 giri precipita sostanzialmente, ma come si conviene a un motore che non è portato a girare molto alto, però è una moto che fin da subito secondo me rappresenta la tipologia di moto propedeutiche all'esperienza di pista, perché sono facili, sono intuitive, non affaticano, ti permettono di essere sempre concentrato. Onestamente non so quante persone la sceglieranno per andare a girare, ma in un'ipotesi di avere una compagna che a 360 gradi ti accompagna sia su strada sia su pista sicuramente aiuta. Di supporto le gomme in mescola più morbida, anche perché offrono un grip migliore, si arriva ma non sempre a toccare le pedane e i due pirulini, io li chiamo erroneamente così, sono utili per capire che stiamo piegando tanto, però poi cosa succede? Quando si inizia a guidare si apprezza la morbidezza del setup perché lascia davvero molta comunicazione tra il pilota e la moto stessa. Ammetto che è un po' piccola, quando ti devi piazzare in carena per guidare, lo stop offerto in questo caso dal codino monoposto, ma ti porta a dover sollevare il sedere, stare un po' più arretrato per riuscire a stare bello nascosto in carena, e per migliorare ovviamente il feeling di guida, primo turno moto totalmente di serie con il precarico aumentato di un click di default dai tecnici di Dunlop e di Suzuki, fase 2 disattivato l'ABS solo in pista e adesso per l'ultimo turno ho chiesto di alzare leggermente ancora di un click il precarico del mono posteriore per avere un po' più di carico all'avantreno. Molte curve andrebbero affrontate in seconda marcia per avere più prontezza di motore, ma la sensazione che ho è quasi che il motore ti porti un po' indietro. Ho preferito percorrere in terza marcia e magari ancora moto piegata inserire marce successive, cioè far scorrere la moto e utilizzare il motore nel regime intermedio 5-8 mila giri, che è il regime in cui sostanzialmente si comporta meglio e che è quello dove dà maggior soddisfazione. Personalmente con l'ABS disattivato mi trovo meglio, perché questo non è un ABS racing, lo ricordo, è un ABS stradale, quindi va in crisi soprattutto quando ci sono delle sconnessioni in staccata. Disattivandolo invece ritrovi quella neutralità utile per poter gestire sia il freno posteriore magari con una leggerissima derapata in ingresso curva e una frenata che non deve essere mai troppo aggressiva, perché l'affondamento seno della forcella è eccessivo e crea uno sbilanciamento con il posteriore. Manca ancora un turno, a fine turno tireremo le conclusioni e, come vi ho detto all'inizio di questo report dedicato alla GSX-8R, risponderò anche alle vostre domande, anche sulla pista, perché c'era qualcuno che chiedeva cose molto specifiche. A dopo! Bene, sono finalmente arrivato alla fine di questa giornata dedicata alla GSX 8R. Abbiamo percorso più di 140 km su strada, 3 turni in pista da 25 minuti. Quello che emerge è che è una moto che non stanca, non è cosa da poco se pensiamo a come erano le super sportive o come sono le superbike stradali di oggi, che comunque hanno potenze superiori ai 200 cavalli, però in una giornata di pista alla fine stancano e non poco. Sicuramente una media sportiva come questa Suzuki è un buon compromesso per chi vuole guidare su strada con un buon comfort e, perché no, con pochissimi accorgimenti, mi riferisco semplicemente a un cambio gomme, può permettersi di fare una giornata intera in pista. Tra l'altro 3 turni, le gomme sono sostanzialmente in ordine, pulite, belle, hanno lavorato bene, con una semplice regolazione del monoammortizzatore che in questo caso abbiamo portato a 7, cioè il massimo degli step possibili a livello di precarico, perché è l'unica regolazione che si può fare. L'unica controindicazione è che per poter accedere al monoammortizzatore e quindi lavorare sul registro bisogna per forza smontare
il serbatoio dell'olio del freno posteriore. Detto questo, riassumo molto rapidamente quelle che sono le mie sensazioni. Bella moto stradale, in linea con quella che era il progetto della versione nuda, confortevole, sospensioni che lavorano bene, il monoammortizzatore mi è piaciuto più della Forcella, come avevo detto prima, rimanendo sulla guida stradale fino a quando questa Forcella non viene ingaggiata perché tende a rimanere un po' alta, quindi se la facciamo lavorare risponde in modo più che dignitoso, quindi globalmente una buona soddisfazione. Posizione in sella confortevole, ho segnalato ai tecnici su loro indicazione che secondo me una sella per chi è alto dal 1,75 m in su, anche soltanto un centimetro di schiumato in più sostenuto servirebbe perché la seduta è buona, però effettivamente l'angolo delle gambe è un po' chiuso, quindi su questo tema si può lavorare, è un accessorio che magari arriverà. Stessa cosa vale per il parabrezza, quello di serie protegge a 130 km/h bene, non è eccezionale ma protegge bene, il vortice che si genera non va a toccare la testa del guidatore, quindi buona risposta. Stessa cosa appunto per le mappature. Pista, nello specifico, alla fine ABS disinserito, precarico a 7, moto che fa divertire. Portando il precarico a 7 abbiamo tenuto leggermente più alto il posteriore, il che significa che entra un po' meglio in curva e te ne accorgi perché vai subito poi a toccare le pedane che raspano più facilmente sull'asfalto. Questa è la grande premessa. In linea di massima una moto che ha delle buone carte di regole, vibra poco, ha tutto quello che serve per andare meglio. In futuro per andare meglio anche su strada e su pista rispetto alla versione nuda che comunque ha un limite se uno vuole fare delle uscite a lungo e medio raggio. Come per l'Africa Twin ci prendiamo gli ultimi minuti di questo approfondimento per parlare direttamente con voi che ci avete scritto, vi ringrazio. Sicuramente faremo degli altri approfondimenti il mese prossimo legati alle novità che andremo a provare e ci serve anche per capire le vostre sensazioni proprio sulla percezione che si ha di questa moto. Vado con ordine, rispondo a Bao Z1976 che chiede se è possibile smontare i semimanubri alti e magari c'è spazio per poterne montare due regolabili sotto la piastra di sterzo. Ti direi di no, nel senso che se io vado a chiudere completamente il manubrio rimane pochissima aria tra la piastra superiore della forcella e la carena e non saprei se si può fare nel modo corretto. È più che altro da provare, quindi questa è sicuramente la prima risposta. E poi vibrazioni non sono fastidiose, ci sono un po' sul manubrio, ma grazie al doppio albero che controbilancia l'albero motore, posizionati a 90 gradi e equidistanti rispetto appunto all'albero motore, le vibrazioni sono poche e non danno fastidio. Paolo Ghinetti 5612, bentornati ragazzi, dice mi sono trovato, dice poco convinto, ho trovato molto poco accordata altezza e avanzamento pedane, altezza e inclinazione semimanubri. Avanzamento pedane rispetto a che cosa? Perché la GSX 8S ha la stessa posizione di pedane, la stessa sella, semplicemente il manubrio è un po' più basso e leggermente più chiuso. È una sportiva media con una vocazione stradale, quindi non ti puoi aspettare una posizione estremamente racing. Il limite di questa moto è sicuramente lo spazio longitudinale in sella, perché quando sei in carena sei vincolato dal sellino monoposto in questo caso e per ovviare al problema ti devi sedere sul posto del passeggero come facevano nel moto mondiale ai tempi delle 125 due tempi, quindi questo forse è un po' un limite, anche se sei alto 1,73 m, forse su che sei alto 1,73 m ti trovi bene in sella, meglio da provare direttamente su strada. Altra domanda, quella di Fisio Power 993, dice c'è differenza sostanziale con le sospensioni dell'8S, consumi, posizione di guida, gomme primo equipaggiamento, comodità nel quotidiano, comodità in due. Allora, nell'ordine, sospensioni diverse sì, qui abbiamo le Showa al posto delle Kayaba, quindi ci sono differenze, forcella più sostenuta, consumi pressoché identici, dichiarano 23,5, noi oggi abbiamo fatto un giro dandoci dentro col gas, stima dei consumi dai 5,5 litri per 100 km ai 6 litri per 100 km, ma siamo andati un po' oltre il limite consentito dal codice della strada, mi fermo qua. Gomme di primo equipaggiamento in questa condizione si sono comportati bene, il limite, ovvero la carcassa Dunlop è un po' più rigida, per oggi l'asfalto era molto bello e quindi poca differenza rispetto alla versione nuda. Comodità del quotidiano, sì, confermo, comodità in due, passeggero non è proprio graditissimo, anche perché mancano completamente le maniglie e deve stare attaccato a chi guida, anche se c'è la cinghietta sul seggiolino del passeggero, ma è poca roba.
Dario Bondi scrive, ciao ragazzi, i dati li danno tutti, la vostra competenza è unica, raccontateci sensazioni di utilizzo misto, città e lavoro, domenica tra pieghe e viaggi, moto a modo suo completa, una moto a 360 gradi, non spicca in nulla, è una buona moto da commuting urbano, extraurbano nel weekend e sgambettata in pista è cosa gradita. Ultimissima domanda, di tutte quelle che ci avete mandato ne abbiamo scelto le più caratterizzanti e le più interessanti. Richiesta del passeggero, confermo quanto detto prima al nostro amico Fisio, passeggero non proprio graditissimo, sportiva per uso stradale, più che altro per capire il comportamento con le concorrenti abbiamo in mente una comparativa, un paragone personalmente lo farei con la Street Triple. Noi con la Street abbiamo sfidato la Suzuki GSX 8S, comparativa dello scorso anno, molto interessante, la Street rimane sempre un bel riferimento, in questo caso ti segnalo il dimensionamento un po' ridotto al minimo, gli manca un 20% per essere una moto delle dimensioni giuste, e il confronto all'anno scorso con la nostra Suzuki, con la Suzuki GSX 8S ha visto vincere lei contro un wild bunch, un mucchio selvaggio di tante concorrenti veramente notevoli, ci eravamo divertiti un sacco, vai a vedere la comparativa se non l'hai vista. Detto questo, vale quello che diciamo ogni volta delle nostre prove, se vi è piaciuto grazie, apprezziamo i like, ma soprattutto fateci domande, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, seguiteci su Instagram, stiamo facendo cose interessanti, progetti ce ne sono diverse, e insomma i commenti qua sotto li aspettiamo, e a presto, ciao!